Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Calanta la Nova Farmaceutici Srl. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Calanta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Calanta durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Calanta? Calanta è un farmaco a base del principio attivo letrozzolo, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico inibitori dell'aromatasi. È commercializzato in Italia dall'azienda La Nova Farmaceutici Srl. Calanta può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Calanta 2,5 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. La Nova Farmaceutici Srl. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo letrozzolo, gruppo terapeutico, inibitori enzimatici, forma farmaceutica, compressa rivestita. Indicazioni: trattamento adiuvante del carcinoma mammario invasivo in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile invasivo in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di 5 anni. Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo ripresa o progressione della malattia, che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni. Trattamento neoadiuvante in donne in postmenopausa con carcinoma mammario con stato recettoriale ormonale positivo, R2 negativo, in cui la chemioterapia non è possibile e un immediato intervento chirurgico non è indicato. L'efficacia non è stata dimostrata in pazienti con carcinoma mammario in stato recettoriale ormonale negativo. Posologia, pazienti adulti ed anziani. La dose raccomandata di Calanta è di 2,5 mg una volta al giorno. Non è richiesta alcuna modifica del dosaggio nelle pazienti anziane. Nelle pazienti con carcinoma mammario avanzato o metastatico, il trattamento con Calanta deve essere continuato finché la progressione tumorale risulta evidente. Nel trattamento adiuvante e nel trattamento adiuvante dopo terapia standard con tamoxifene, il trattamento con Calanta deve essere continuato per 5 anni o fino alla comparsa di recidiva del tumore, a seconda di cosa si verifichi per prima. Nel trattamento adiuvante può essere considerato anche uno schema di trattamento sequenziale letrozzolo per 2 anni seguito da tamoxifene per 3 anni, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Nel trattamento neoadiuvante, il trattamento con Calanta deve essere continuato da 4 a 8 mesi in modo da stabilire una riduzione ottimale del tumore. Se la risposta non è adeguata, il trattamento con Calanta deve essere interrotto e deve essere programmato l'intervento chirurgico o devono essere discussi con la paziente ulteriori alternative terapeutiche. Popolazione pediatrica. Calanta non è raccomandato per l'uso nei bambini e negli adolescenti. La sicurezza e l'efficacia di letrozzolo nei bambini e negli adolescenti di età maggiore di 17 anni non sono state ancora stabilite. Sono disponibili dati limitati e non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Compromissione renale. Non è richiesta alcuna modifica della dose di Calanta per le pazienti con insufficienza renale con clearance della creatinina e 10 ml/min. Non sono disponibili dati sufficienti nei casi di insufficienza renale con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Compromissione epatica. Non è richiesta alcuna modifica della dose di Calanta per le pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata, KILD-PUG-OB. Non sono disponibili dati sufficienti per pazienti con insufficienza epatica grave. Pazienti con insufficienza epatica grave, KILD-PUG-C, richiedono uno stretto controllo, vedere paragrafi 4 e 5, 2.
Modo di somministrazione: Calanta deve essere assunto per via orale e può essere assunto con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, stato ormonale premenopausale, gravidanza, vedere paragrafo 4.6, allattamento, vedere paragrafo 4.6, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Stato menopausale: nelle pazienti dove lo stato menopausale non è chiaro prima di iniziare il trattamento con letrozolo, devono essere misurati l'ormone luteinizzante, LH, l'ormone follicolo stimolante, FSH, e /olestradiolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo del letrozolo è mediato in parte dal CYP2A6 e dal CYP3A4. La cimetidina, un inibitore debole a specifico degli enzimi CYP450, non ha influenzato le concentrazioni plasmatiche del letrozolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Calanta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Calanta durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in stato perimenopausale o in età fertile. Calanta deve essere usato solo in donne con uno stato di postmenopausa definito chiaramente, vedere paragrafo 4.4. Poiché vi sono segnalazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Calanta altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Deve essere usata cautela quando si guidano veicoli o si usano macchinari, dal momento che con l'uso di Calanta sono stati osservati stanchezza e capogiri e non comunemente sonnolenza. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza. Le frequenze delle reazioni avverse per letrozolo sono principalmente basate su dati raccolti da studi clinici. Fino a circa un terzo delle pazienti trattate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: sono stati segnalati isolati casi di sovradosaggio con letrozolo. Non è noto alcun trattamento specifico per il sovradosaggio. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Terapie endocrine. Ormone antagonista e agenti correlati. Inibitore dell'aromatasi, codice ATC. L02BG04. Effetti farmacodinamici: l'inibizione della stimolazione della crescita cellulare mediata da estrogeni è un prerequisito. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento: il letrozolo viene assorbito rapidamente e completamente dal tratto gastroenterico. Biodisponibilità media assoluta 99,9%. Il cibo riduce lievemente la velocità di assorbimento, Tmax mediano 1 ora a digiuno. Dati preclinici di sicurezza: nell'ambito di una serie di studi tossicologici preclinici condotti con specie animali standard, non vi è stata alcuna evidenza di tossicità sistemica o a carico di organi bersagli. La tossicità: elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, silice anidra colloidale, sodio amido glicolato, tipo A, magnesio stearato. Rivestimento della compressa: alcol polivinilico, talco, titanio diossido, e 171, macrogol. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Calanta a base di letrozolo sono Brestural, Femara, Gosuran, Letrix, letrozolo Alnus, letrozolo Aurobindo, letrozolo Doc generici, letrozolo EG, letrozolo Milan Generics, letrozolo Pensa, letrozolo Sandoz, letrozolo San, letrozolo Technigen, letrozolo Teva, letrozolo Zentiva, Raziolet, Zolobrest, Zoltron. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.